Quando hai visto l'ultimo film o l'ultima serie, ti è venuto da esclamare wow, ma come fanno a fare questi colori, questa atmosfera, questo look così cinematografico? E se vi dicessi che esiste uno strumento digitale che vi permette di semplificare il processo di color grading e applicare anche effettistiche speciali relative alla ripresa analogica? Ebbene sì, questo plugin esiste e si chiama The Answer. È un plugin di color grading professionale cinematografico che può essere integrato in tanti programmi di video editing. Nello specifico oggi utilizzerò DaVinci Resolve Studio, che è il programma che utilizzo io per montare i miei video. Questo non è solo una LUT da applicare al video, è molto di più. Ma cosa lo differenzia da altri strumenti che puoi trovare sul mercato? Ebbene, gli effetti delle riprese analogiche che The Answer applica sono derivanti da anni, decenni, oltre 20 anni di studio sulle riprese analogiche reali. Sono stati presi praticamente video realizzati con le diverse macchine da presa, analizzati da uno studio complesso che ha portato alla realizzazione di algoritmi che riproducono gli effetti delle riprese analogiche delle macchine analizzate direttamente sulla ripresa digitale. Questa cosa, se ci pensi attentamente, è veramente fuori dall'ordinario. È una cosa eccezionale che deriva solo da anni di lavoro. Se siete alla ricerca di un programma di color grading che vi dia la possibilità di ricreare un effetto analogico sulle riprese digitali, questo è il software che fa per voi. Che siate professionisti, youtuber, amatori, appassionati o professionisti del cinema, questo è un software che dovete avere se volete dare un carattere di color grading professionale cinematografico e poter ricreare l'effettistica della ripresa analogica. Ok, quindi siete pronti? Adesso basta chiacchierare, andiamo direttamente in DaVinci e vediamo come funziona il programma The Answer Pro. Eccoci qua davanti a DaVinci Resolve, andiamo a vedere il girato e a editarlo. Allora, metto innanzitutto schermo unico, almeno vedete quello che faccio su tutto il programma, e vi faccio vedere come ho inserito gli effetti per fare quelle transizioni anticate con riprese all'antica che avete visto all'inizio. Qui c'è il girato, naturalmente è in D-Log M perché è registrato con la Sony Alpha 7 IV in D-Log, anzi è un Sony, quindi S-Log 3, e poi qui ho fatto gli stacchi per la transizione da odierno a antico. Vedete, è un semplice taglio nel momento in cui sollevo la tazzina, lo stesso taglio nel momento in cui l'appoggio. Queste riprese sono identiche, stessa camera, stessi profili, però devo andare a aggiungere gli effetti anticato sulla ripresa antica. Tutte le riprese devono essere trasformate da S-Log 3 a almeno Rec 709, un profilo colore. Allora andiamo nella tab Color di DaVinci Resolve e andiamo a fare una modifica che deve essere uguale per tutte le clip. Successivamente poi andrò
aggiungere l'effetto antico. Ok, allora questa è la prima. Allora vedo già come funziona con una LAT. Prendo la LAT Sony S-Log3 da rec da S-Log3 a 709 e già si vede che lavora molto bene. Allora, questa è il Gamut Cineton 709. Questa è quella più appropriata. Facciamo anche una cosa prima, se no non vedo bene i colori. Questo ok, è disattivato e quindi procedo. Utilizzo questa LAT per trasformare lo spazio colore da S-Log3. Perché ho utilizzato una LAT invece di utilizzare direttamente The Pro? Perché all'interno delle sorgenti non si trova l'S-Log3 di Sony. Se io vado qui in Source Input e vado a Choose Camera, mi dà queste camere Apple, Arri, Blackmagic, Canon e DJI. Per nostra fortuna chi pilota un drone ha alcuni, non tanti, profili di DJI. Mi raccomando, The Answer, aggiungete dei profili perché ce ne sono pochi. Però vediamo, Apple, posso scegliere iPhone e i diversi profili colore. Apple Log, ProFlat, Filmic Pro Log V3, ProRes 709, eccetera eccetera. Arri, abbiamo Alexa 35 e Alexa Mini con i relativi profili. Poi abbiamo la Blackmagic, naturalmente stiamo lavorando anche su DaVinci, se non ci fossero sarebbe un problema. E abbiamo la Pocket Camera 4K, 6K, 6K G2, 6K Pro con i relativi Film Gen 5 della Blackmagic Film, eccetera eccetera. E invece Canon abbiamo la C200, qui ce n'è diverse, 270, M50, RR5, R5C, R6, R7, R8, C-Log3, Cinema Gamut. Per Canon abbiamo i profili colore anche del C-Log3 Cinema Gamut. Non c'è Sony. Invece di DJI abbiamo questi profili: Action 2, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic Air e Osmo Action 4 con relativi profili. Per esempio il Mavic 2 Pro abbiamo il D-Log, mentre Action 4 D-Log M, Action 2 Cine-like, eccetera eccetera. Questo quindi è perché per il profilo Sony ho utilizzato la LAT di Sony per l'S-Log3 e non direttamente il programma di The Answer. E vado a fare un po' di regolazioni perché la maglia qua mi sembra troppo scura. Maglia scura non mi piace, voglio andare a aumentare un po' gli scuri, ecco. Già meglio. Ho recuperato un po' di dettagli sulla maglia, non troppo. Un po' di contrasto l'ho diminuito, se no era troppo presente. Saturazione alzata un pochino, i bianchi li posso alzare un po'. Direi che questa mi piace così. La stessa regolazione la andiamo a mettere su tutte le altre clip per uniformarle. Non ho fatto altro che CTRL-C, CTRL-V sulle altre riprese, così che abbiamo un'uniformità su tutto il girato. Vediamo che da qui a qui non cambia assolutamente nulla a livello di colore e così deve essere. Adesso invece vado a applicare gli effetti di ripresa antica. Mettiamo la ripresa analogica al posto della digitale della Sony. Quindi una volta che il nodo ci piace, io ho fatto molto veloce qui, giusto delle regolazioni di base, ma una volta che abbiamo fatto tutte le nostre regolazioni basterà andare a mettere il nodo di The Answer Pro in coda. The Answer Pro è stato applicato. Già il programma, vedete, ha aumentato la grana e il programma rallenta molto, non è lineare,
la riproduzione del video non è lineare. Adesso facciamo una cosa, disattiviamo tutto e andiamo a attivare una cosa alla volta di quello che mi interessa. Chiediamo qui, questo più grande. Allora, l'input non mi interessa, è già pronto, diciamo, è già pronto. Questo serve per andare magari a mettere la regolazione di base se abbiamo un log. Infatti ci sono gli spazi colore anche per andare a aggiustare il profilo se è log. In questo caso non mi interessa e lo lascio vuoto. Allora, film è praticamente la bobina, il film. Cioè, se cambio la pellicola, ecco, non mi veniva la pellicola, cambio l'effetto del video. Proviamo a mettere una pellicola, per esempio Fujifilm Instax Enable, molto giallo. Potrei essere a fare un film in Messico con questo. Proviamo Fujifilm Pro 400 e poi comunque qui cambia la pellicola. Poi ci sono tantissimi altri valori che influiscano. Io naturalmente queste, essendo vissuto nell'era digitale, aver iniziato a interessarmi ai video nell'era digitale, la maggior parte di queste cose, se non tutte queste pellicole, non le conosco. Quindi per il momento andiamo a disattivare e vediamo cosa ne esce fuori. Cioè, comunque, se io volessi fare una lavorazione di questo tipo, c'ho anche qui il developer, che è come viene sviluppato il film, come viene sviluppata la pellicola. Anche in questo caso lascio perdere. Adesso andiamo a vedere cosa posso fare con la grana. Per esempio, se utilizzo un 35 mm ISO 250 e si vede la grana. Halation. Questo è un difetto voluto che dà questo effetto di pellicola all'interno della ripresa. Questo per il momento lo tengo disattivato. Poi il bloom, anche questo caratteristico dei filtri con effetto bloom o delle pellicole. Poi aggiungiamo anche difetti della pellicola, per esempio il 16 mm. Vedete che è apparso un difetto della pellicola, che è un difetto dinamico, non è un layer, non è posto sopra questo video come un layer che si muove sempre uguale, è un algoritmo che decide la posizione di questi difetti. Durante la riproduzione vengono aggiunti questi difetti come il 16 mm. Proprio questo è un difetto tipico che c'era nella pellicola ad un tempo. Io voglio accentuare questi difetti e far capire che è una ripresa fatta su pellicola. Quindi aggiungiamo anche il film breathe, che è un altro problema della pellicola, che si vede che c'è questo difetto, è uno sbalzo del bianco, è come se lavorasse sul bilanciamento del bianco, che a volte diventa più rossiccio. Gate wave o weave, questo è praticamente quando il nastro scorreva sopra la parte di proiezione del proiettore. Quando scorreva questa pellicola, la differenza di altezza rispetto alla lente creava delle specie di movimento sulla pellicola, come se ci fossero delle onde. La pellicola si muoveva e quindi si vede questo effetto come se la ripresa si muovesse su e giù. E poi voglio che la ripresa sia in bianco e nero, quindi io vado sulla pellicola, andiamo a trovarmene una bianca e nera. Comunque vedete già che differenza c'è, abissale. Io lo voglio proprio accentuare ancora di più
e quindi vado a cercare qualcosa. Già questo mi piace di più. Proviamo questo. Guardate che effetto che fa, bianco e nero, con questi difetti che, ripeto, non sono difetti di un layer posto al di sopra, è l'algoritmo del programma che crea questa effettistica e è fantastico, cioè è veramente incredibile, sembra tornati alla pellicola. Ma vi dico un'altra cosa di più, guardate questi effetti qua, Can sul 35 mm. 35. Allora, facciamo le cose come se fosse tutto il 16 mm. Super 16. Ecco, 16, 16, 16, 16. Ecco, facciamo le cose così. Cioè tutto 16 mm super 16, anche l'overscan super 16, e andiamo a attivarlo. Vedete? Sono apparse praticamente un bordo esterno, perché appunto è come vedere la pellicola che scorre. Ve lo faccio notare ancora di più. Se io metto il widescreen 35 mm, si vede che qui c'è i bordi della pellicola e mentre scorre si vede il frame successivo e il frame precedente, mentre c'è questi bordi dove scorreva la pellicola che veniva trascinata dal proiettore o dalla macchina da presa. Anche la macchina da presa trascinava la pellicola. Allora, per coerenza noi rimettiamo il 16 mm 16 mm 1.66:1. Questo è anche più carino. Mi ha tagliato la parte di qua perché questo è praticamente un layer posto al di sopra che va a eliminare le parti esterne, fa un crop. Non è proprio opportuno parlare di crop, ma va a sovrapporsi alla ripresa, quindi perdo parte della ripresa. Ci può anche stare, però forse è un po' troppo estremizzata. Sappiate che c'è anche questa possibilità. Posso anche mettere l'orizzontale e il negativo, se è positivo o negativo, o senza i bordi, senza i fori di trascinamento. Qui ho altre opzioni, sharp, rounded, che sono i bordi qui del frame, normale, sharp, ok, rounded. Poi static gate mi mantiene fermo il frame. Se io invece lo lascio, allora guardiamo, vedete qui è fermo il gate, fermo il frame, il bordo del frame. Se io levo static gate ci sarà anche l'effetto che il frame si muove, vedete, proprio un estremizzare i difetti della pellicola, e questo è fatto da questo programma con intelligenza artificiale, diciamo. È un algoritmo che decide dove e come mettere i difetti, come nella vera pellicola, perché viene riprodotto il difetto vero della pellicola. Adesso andiamo magari questo lo disattiviamo e lasciamo così. Cosa faccio adesso? Voglio lo stesso effetto sulle altre clip. Vediamo, c'è anche la vignettatura, un po' di vignettatura. Aggiungiamo anche quella. Qui ci sono poi altre impostazioni, ma in questo momento non mi servono. Adesso vado a copiare queste impostazioni e le metto su tutte le clip che sono in giacca e cravatta. Attiviamo la cache di rendering perché il mio computer non ce la fa senza il rendering a elaborare questa effettistica che è abbastanza pesante. Adesso aspettiamo un pochino che finisca il render e andiamo a riprodurre il video con le elaborazioni che abbiamo fatto e vediamo l'effetto che è venuto fuori. Ok, sono passati 3-4 minuti, la parte che mi interessava è stata renderizzata, quindi andiamo a vedere il risultato. Allora, registrazione in rec e play. Vediamo un po'. Ci sono io che mi siedo, un po' avanti che mi annoio da solo, e poi tazzina. Avete visto? C'è stato un zoom sulle immagini. Vediamo.
tac, vedete, è cambiato la prospettiva. Guardate il divano, qui vicino al bordo, tac, è cambiato proprio come viene interpretata l'immagine. Direi che è più sbombata sui bordi, come dovrebbe essere l'effetto che fa un 18 mm come abbiamo messo prima. La telecamera che ho usato, la Sony, l'ho messa a 28 mm, quindi sicuramente ha interpretato differente l'immagine. Ma vediamo. Mamma mia, si vede un sacco di caratteristiche dell'immagine analogica, della ripresa analogica. Si vede che la pellicola si muove. Vedete l'immagine come si muove? Al di là del bianco e nero, dei difetti, si vede i difetti che ha la pellicola. È veramente fantastico, perché non è proprio un effetto buttato lì, è come era la pellicola. Guardate anche il movimento, c'è il movimento della pellicola sul proiettore, c'è i difetti della pellicola, il colore, il bagliore del bianco con delle tonalità rossicce. Questo è come era la pellicola, un vero effetto come era l'analogico su pellicola. Qui hai la possibilità di dare effetti come se tu avessi delle cineprese e un metodo di lavoro analogico, cosa che non è possibile al giorno d'oggi, a meno di non spendere centinaia se non migliaia e migliaia di euro in attrezzatura vintage, attrezzatura anche importante. Però qui in pochi clic hai la possibilità di applicare gli effetti che vuoi di riprese analogiche. Guardate l'effetto del Fujifilm FP100C, anche questa è un'altra pellicola molto più azzurra. Ok, allora lascio così, che mi piace questo stile antico analogico. Aspetto che renderizzi nuovamente e poi lo utilizzerò per l'inizio di questo video. Ma già che ci siamo, vediamo se c'è altre impostazioni che il programma ci dà a disposizione. Bisogna anche pensare che ogni parametro qui viene influenzato da quegli altri, cioè se io cambio pellicola mi cambia anche tutto il resto. Provate a pensare di ottenere l'effetto dell'analogico con la ripresa digitale. Mamma mia, guardate che effetto che fa. Io comunque, avendo iniziato a lavorare con i video in tempo del digitale, molte cose non le conosco effettivamente, però chi conosce queste cose e anche i colorist professionisti penso che apprezzino molto questo programma, che ti dà la libertà e la possibilità di applicare l'effettistica analogica sulla ripresa digitale. Abbiamo il color add, film grain, elation, bloom, film damage, film breadth, wave, overscan, vignette, monitor. Poi monitor, se premo qui false color mi dà questa tabella che è molto utile, e l'indicatore di clipping, dove c'è il clipping e quanto viene applicato l'effetto totale all'interno della ripresa. Vedete che se io lo diminuisco incide molto meno, incide anche meno per la prospettiva. Vedete come spancia la ripresa? Si allarga, così è 100% presente. Qui posso attivare anche una LUT, posso esportare la LUT di questo video, per esempio 17:17 33:33, esporto la LUT, disable, esporta. In questo modo esporto la LUT di questo effetto, salvo su desktop. LUT esportata, qui c'è anche la qualità dell'effetto, posso anche metterlo su alta qualità ma un tempo di lavorazione più lento. Probabilmente mi crasherà il computer, però chi lo sa, si può anche vedere. Proviamo a metterlo high
high, e per uniformità, visto che ho fatto delle modifiche, vado a inserire le stesse impostazioni anche alle altre riprese. E quindi adesso aspetto che mi renderizzi. Ecco qua che ho trovato una ripresa di Charlie Chaplin, Roller Skating Shin, e anche qui si vede che ci sono i difetti della pellicola. Vedete? Gli stessi difetti che sono riuscito a ricreare di là, anche se l'ho accentuati molto, ma ci sono anche in queste riprese. Queste riprese di Charlie Chaplin si vede i difetti della pellicola, insomma i film Breeze, il film Wave, tutti i difetti che aveva la pellicola. E adesso voglio prendere, tra l'altro c'è un effetto ottico qui, questa parte qui è finta, io l'ho visto come è stato realizzato, qui è finto, lui non cade nel vuoto in realtà, non è aperto per cadere nel vuoto. E voglio prendere questa scritta e ricrearla all'interno del mio video. Quindi adesso faccio uno screen di questa scritta e devo ricreare scritta e fondale nero con questa effettistica della pellicola. Vedete come si muove, come balla? Devo ricreare la stessa cosa anche nel video digitale, che non è una cosa banale. Cosa mi serve? Mi serve il programma The Enhancer Pro applicato su un fondo neutro, un grigio per esempio. Proviamo perché non sono sicuro del risultato. Quindi io ho questa sezione qua in cui non ci deve essere l'immagine, ma ci deve essere un fondo neutro e la scritta sopra con l'effettistica di The Enhancer Pro. Proviamo a vedere cosa bisogna fare. Innanzitutto metto un testo qualsiasi con un carattere qualsiasi, giusto per fare delle prove. Oh no, cosa è successo? Questo è un testo qualsiasi su cui deve essere applicato l'effetto. Quindi qui non ci deve essere il mio first layer, non ci deve essere la ripresa, ma ci deve essere un riempimento. Andiamo quindi a generare un colore solido. Proviamo a far così. Un colore solido. Grigio scuro. Okay? Grafite. E adesso allora facciamo così. Allora, scegliamo un testo. Andiamo a riprendere la slide che avevo fatto prima. La slide, lo screenshot. Look, I can do it blindfolded. Ok. Look. Oh no. Allora. Oh no, cosa è successo? Oh no, cosa è successo? Allora, questo me lo apro. Lo mettiamo qui. No, perdo di vista. Vabbè, me lo metto nello schermo che ho qui in basso. Io lo vedo, ma voi non lo vedete. Ve lo rifaccio vedere dopo. Vabbè, come non detto. Lo lascio qua. Look, I can do it blindfolded. Oh no, cosa è successo? Queste lineette sono un po' troppo verticali. Monaco. Oh, Academy Engraved Letter. Era carino, ma senza stare a cercare tanto. Non è identico, però si vede che è digitale. Allora, per quanto riguarda il carattere, io avevo scelto questo all'inizio, che era l'Academy Engraved Letter. Però ho visto quello preso dal cortometraggio, dal film, dal video di Charlie Chaplin, e è molto differente. Quindi carattere bianco, pieno, con queste caratteristiche. Sicché che ho fatto? Ho fatto una foto, ho chiesto a Gemini di dirmi quale potrebbe essere il carattere di questo testo, e mi ha detto che, vi faccio vedere, potrebbe essere un Garamond. E quindi sono andato a
prendermi e trovarmi Garamond con l'anteprima sulla parola look sul sito dafont.com e mi è apparso un carattere molto molto simile. Guardate qui quant'è la somiglianza tra look, è molto simile. Non è uguale perché ci sono delle sottili differenze, come per esempio qui la L, la parte in basso che punta questa molto più in alto, è differente, il punto esclamativo è alto quanto la K, però diciamo che ci siamo molto vicini, quindi andrò a utilizzare un altro carattere per farlo molto simile a quello che ho visto sul film di Charlie Chaplin. Vi faccio vedere il risultato. Ok ragazzi, ho installato il carattere e questo è il risultato. Sulla frase "oh no, cosa è successo?" Vi faccio vedere adesso il risultato con gli effetti di The Answer Pro applicati in timeline, perché qui ho applicato, guardate questa scritta, è fantastico. Ora aspetto che renderizzi, perché mi deve renderizzare questa clip con gli effetti applicati, e come vedete ho fatto una clip composta con compound clip in cui c'è tutto il video e un'altra compound clip con colore solido grigio al di sotto della scritta e la scritta. Perché ho fatto la compound clip? Perché qui, questa qui ha il carattere, cioè in questa clip c'è scusate, apriamola, perché in questa clip qui della scritta con lo sfondo ci è applicato l'effetto di The Answer Pro, che quindi all'interno di questa sequenza ha l'effetto sulla scritta. Questo la clip composta con applicato l'effetto di The Answer Pro uguale alle altre clip video, così si può vedere che è applicato con tutti i disturbi della pellicola analogica come volevo fare, e il risultato è veramente eccezionale. Prendiamo di esempio quella fatta poco fa, quella vista così, guardate qua la somiglianza di questi effetti, direi notevole. Ed ecco qua il risultato che potete aver visto all'inizio del video. Oh no, ma che cavolo è successo? Mamma mia. Dai, mi sono divertito a fare questa cosa, abbastanza carina. E voi che ne pensate? Ma oltre all'applicativo per DaVinci Resolve e per tutti gli altri programmi di video editing, The Answer ha anche l'applicazione The Answer Pro, che adesso vi faccio vedere. Apro l'applicazione The Answer e mi ritrovo queste sono alcune clip che ho selezionato. Naturalmente ne posso selezionare altre, però vi voglio fare vedere questa che ho registrato in ProRes tramite l'iPhone, tramite il telefono. Ho registrato questa ripresa in ProRes di questo treno che passa, ok? E qui ho tutti questi profili. Questi profili che vedi adesso non sono semplici filtri, ma sono proprio l'effetto della pellicola e della creazione della pellicola per la proiezione attraverso un processo analogico di sviluppo della pellicola.
Quindi io scorrendo posso andare a selezionare le diverse pellicole e i diversi effetti sul colore di questa dello sviluppo della pellicola che è stata realizzata. Ne prendo uno a caso, un Fujifilm Instax 3283, e qui si vede l'effetto che ha generato sul video, con diversi difetti, diverse generazioni di grana, diversa gestione del colore, tutto in base alla pellicola utilizzata. Per esempio, se voglio cambiare, metto questa e anche questa genera un diverso effetto bianco e nero. Oltre a questo posso andare a modificare. Per esempio, questa è la carta o il film su cui viene impresso il fotogramma, quindi Kodak 2383 print film, e posso gestire i diversi parametri come l'esposizione, contrasto tonale, saturazione. Naturalmente è tutto riferito a questa pellicola, è riferito a questo profilo. Non posso andare a modificare esageratamente questo profilo. Vedi? C'ho anche il limitatore di gamma analogica, l'espansione, la compressione, lo sviluppo quindi in fase di sviluppo della pellicola posso andare a regolare questi valori. Posso cambiare la diversa pellicola, aumentando e riducendo il valore di esposizione. Posso modificare la sorgente, in questo caso la sorgente che utilizzavo era l'Apple ProLog, penso sia il V3, questo qui, Apple Log ProRes. Usavo il profilo ProRes attraverso l'applicazione di Blackmagic Cam sull'iPhone, e quindi questo è quello corretto. Quindi dalla sorgente, poi una volta decisa la sorgente e le impostazioni relative al ProRes, una volta deciso questo vado attraverso la scelta della pellicola, la scelta dello sviluppo, la compressione, l'espansione, la stampa, colored, grana della pellicola, l'effetto halation relativo a questo profilo, l'effetto bloom, la vignettatura, i danni alla pellicola. Per esempio qui non si vede granché, ma si può gestire come se fosse su DaVinci Resolve. Vedete, si può aggiungere la polvere presente sulla pellicola, sovrapposizione pellicola. Per esempio qui è attivato, si vede ai bordi la pellicola Super 35. Poi il respiro, che è l'effetto che si vedeva anche su DaVinci, l'oscillazione. Insomma, ci sono tutti questi profili, tutte queste modifiche che vanno a modificarci l'effetto su queste riprese. Lo stesso sulla ripresa video si può fare anche sulle foto. Per esempio c'è questo che
l'avevo modificato. Questa è l'immagine realizzata con intelligenza artificiale di una volpe con le diverse impostazioni predefinite. Si possono applicare impostazioni predefinite oppure andare a modificare tutti i profili, a ritagliarlo. Vedete qui, oltre al video che non si poteva fare, c'è anche la sezione per ritagliare l'immagine e poi tutte le impostazioni per andare a modificarle per realizzare la colorazione della foto che desideriamo. Bene ragazzi, in questo video vi ho fatto vedere come funziona The Answer Pro su DaVinci, ma è disponibile per tantissimi programmi di video editing, sia professionali che amatoriali. Vai in descrizione e trovi un codice sconto e il link per andare a scaricare il programma The Answer Pro. Se utilizzi il codice sconto che trovi nella descrizione potrai avere il 10% di sconto sull'abbonamento. E The Answer Pro ha abbonamenti mensili, annuali o a vita. Quindi non farti scappare questa occasione. Ricordo che il codice sconto ti dà il 10% di sconto sul plugin scaricabile per integrarlo nei programmi di video editing. Non è inclusa l'applicazione mobile. Affrettati a scaricare il plugin con il codice sconto perché ci sono un tot di coupon limitati nel tempo. Io non ho idea di quanto possa durare questo sconto. Me l'hanno concesso, ma affrettatevi perché non so se durerà in eterno. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo nel prossimo video.